smeraldo non è per tutti. Uno percepisce l'energia dello smeraldo. È una pietra bellissima. Per me è incomparabile. Io ho visto diamanti, rubini, zaffiri, ma lo smeraldo ha qualcosa che ti attrae, davvero. E quando stacchi la pietra dal palo, riesci a percepire l'energia che emana lo smeraldo. Questa è la piazza dove si vende meglio lo smeraldo a livello mondiale. Questo vale 300.000 pesos e questo 100.000. Vale 2 milioni. Smeraldi a domicilio. Plaza del Rosario, meglio nota come Piazza degli Smeraldi perché qui tutte le persone attorno a me stanno vendendo e commerciando smeraldi. Ma perché una pietra così preziosa viene venduta in pubblico alla luce del sole? Beh, perché proprio il sole aiuta gli acquirenti a capire se la pietra è vera oppure no. Questo però per noi è soltanto l'inizio di un grande viaggio. Un viaggio che ci porterà nelle viscere della terra per capire e scoprire la storia delle persone che dedicano tutta la loro vita a cercare la pietra più preziosa del mondo. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Ho sempre sentito parlare della febbre dell'oro, anche se le persone che stiamo per incontrare adesso sono accomunate da una febbre totalmente diversa, ovvero la febbre verde, l'ossessione di trovare uno smeraldo che potrebbe anche essere qui, in questo carretto, oppure non trovarlo mai. Però qui si racconta che basta soltanto che l'occhio veda per una volta la lucentezza, la brillantezza di uno smeraldo che lo cercherà per tutta la vita. E noi stiamo raggiungendo proprio questi minatori, che in realtà non sono minatori normali, semplici, sono i leggendari guacheros, ovvero cercatori di tesori. Proprio la parola guachero vuol dire cercatore di un tesoro sotto le montagne, nascosto. Però perché sono minatori illegali qui? Perché stanno cercando ciò che appartiene alle multinazionali che hanno acquistato questi terreni monopolizzando l'estrazione dello smeraldo. Loro però sono qui da secoli, dall'età precolombiana cercano gli smeraldi che gli appartengono per diritto. E quindi loro sono qui contro il governo, contro le multinazionali, però questa è soltanto una parte della loro storia. Noi vorremmo entrare dentro le miniere per accompagnarli nell'estrazione vera e propria dello smeraldo dalle viscere della terra. Dobbiamo soltanto trovare qualcuno che si prenda la responsabilità di portarci dentro una vera miniera. I guacheros scavano da secoli, molto prima delle multinazionali e molto prima che qualcuno dicesse «questa terra è mia». Il sapere qui passa sottovoce da padre a figlio o figlia, tra gallerie, mani sporche e sogni condivisi. Non hanno tutele nei contratti, ma si sono dati regole, turni, attrezzi comuni, leader, un sistema parallelo nato per resistere. Per le grandi imprese, infatti, sono solo un fastidio, formiche da soffiare via, ma chi nasce qui non se ne va. Per loro questa terra non è una concessione, è casa, è identità. E a volte la montagna risponde, con una pietra. Qui lo chiamano enguajarse, ovvero quando il destino ti dice oggi tocca a te. È raro, ma accade. Entrare nei tunnel non è così semplice. Serve l'ok di un leader. E per trovarli dobbiamo spingerci nelle piccole città nate attorno alle miniere. Questo è uno dei
classici villaggi di minatori. Infatti davanti a noi ci sono tanti ragazzi che stanno tornando al lavoro sporchi di terra nera, come la terra che stiamo calpestando. Non è una casualità che sia nera, perché questa è proprio la terra che viene estratta dalle montagne. Questo cosa vuol dire? Che anche qui è stata estratta della terra. Questo è tutto lo scarto delle montagne. Quindi qui prima era una mina, pensate, mentre adesso hanno costruito delle case abbastanza fatiscenti dove i minatori vengono a riposare un pochino per poi riprendere il turno di lavoro. Molti dei minatori che incrociamo sono giovanissimi, non hanno scelto la miniera. Ci sono praticamente nati dentro, come Maria, che ha poco più di 20 anni ed è già una minatrice esperta. Molte persone non fanno quello che facciamo noi. Dicono che gli fa paura. A volte ti senti vivo e a volte esci dalla miniera davvero sfinito. Fa un caldo terribile, più di 40 gradi. Senti che la pelle ti brucia. E ci sono anche parti dove non c'è l'ossigeno. Ci sono punti dove le percentuali di ossigeno sono davvero molto basse. Un giorno siamo poveri e il giorno dopo siamo ricchi. Anche questo varia parecchio. È questione di Dio e fortuna. E tu hai avuto fortuna fino ad oggi? Ne usciamo fuori vivi tutti i giorni. Questo significa avere fortuna. E che il Signore ti accompagna nel bene. Però sì, è davvero figo. Vi consiglio di provare. Ragazzi, vedete dietro di me sono le classiche vedette dei guacheros. Infatti in fondo c'è l'apertura di una miniera e lui sta controllando che non arrivi la polizia. Nel caso arrivasse, chiama i suoi colleghi con il walkie-talkie per avvisare di nascondersi dentro, perché la polizia non si addentrerebbe mai dentro una miniera, è troppo pericolosa per loro, non hanno l'esperienza, mentre loro possono scappare dentro e aspettare che la polizia se ne vada. Questo è il suo lavoro. Adesso mi sto occupando della sicurezza. Devo rimanere qui e fare attenzione che non arrivi la polizia. E devo avvisare nel caso in cui per qualunque motivo arrivi. Devo avvisare lì, in modo che nascondano gli attrezzi da lavoro. Così non ce li tolgono. Ed è mai successo? Sì. E vi siete nascosti dentro? Sì, ovvio. In quel caso dobbiamo andare a nascondere gli attrezzi e i materiali. E nasconderci noi. E la polizia non entra nelle miniere? No, sì, alle volte. Però perché la polizia viene qui? Perché quello che facciamo è come se fosse illegale. Illegale? Più o meno. Quindi loro vengono per non farci lavorare. Ci tolgono gli attrezzi per non farci lavorare. Ehi, come andiamo su? Come va? Raggiungiamo una delle entrate nascoste, un barco scavato in segreto dai guajeros nel cuore della montagna. Questa è l'unica cosa che hanno trovato nel carico che abbiamo appena visto e non vale nulla. Guarda, questo è quello che esce dalla miniera, nessuna traccia dello smeraldo ancora. Stiamo lavorando in questa miniera e anche se dentro ci sono tante persone, speriamo di avere fortuna. Avete trovato qualcosa oggi? No, non abbiamo nemmeno trovato i soldi per comprare il sapone per i panni. Ma magari, con l'aiuto di Dio, saremo lì quando capiterà, con la volontà di Dio. Se tutto va bene, ci arricchiremo. Il nostro lavoro è entrare lì dentro e far esplodere la roccia e poi, insieme a tutti quelli che lavorano dentro, estrarre la terra e sperare che con un'esplosione troviamo qualcosa. Magari la fortuna ci sorride e riusciamo a trovare il prodotto che stiamo cercando, che è lo smeraldo.
E per questo chiediamo a Dio di farci uscire sani e salvi così come siamo entrati. Perché è questo il punto. Anche a noi fuori ci aspettano la famiglia e tanti amici. Uno dei leader accetta di portarci dentro, raccomandandoci di rispettare la montagna perché purtroppo non perdona errori. Appena si entra bisogna fare molta attenzione. Nessuna miniera è davvero sicura. Non esiste miniera sicura al 100%, quindi dal momento in cui si entra si corrono dei rischi. Perciò bisogna stare attenti, indossare sempre il casco e i guanti e controllare sempre il soffitto, perché così facendo si protegge anche l'amico e la persona che si trova davanti a noi. Nella miniera pensa prima a te e poi ancora a te, perché altrimenti non sai se avrai la forza per aiutare qualcuno, non sai se il tuo corpo ce la farà uscire da lì. Prima devi salvare te stesso e solo dopo puoi pensare ad aiutare un altro. E devi restare sempre vigile, sempre. Non puoi abbassare la guardia, perché sei in una miniera. Il casco, eh? L'acqua sta Ehi, uscendo, sta attenzione, succedendo l'acqua. qualcosa. Andiamo. Stiamo letteralmente entrando dentro le viscere della terra. Questi tunnel sono stati costruiti da migliaia di persone prima di noi che sono morte per costruire questo, che hanno dedicato la loro vita per scavare questi tunnel. Qua di solito c'è traffico, ci sono i carretti che vanno, vengono e dobbiamo farli passare. Sono carri pieni di pietre che devono essere portate fuori per pulire chiaramente i tunnel, ma anche per controllare se dentro ognuna di quelle pietre c'è una traccia microscopica di smeraldo. Ci stiamo avvicinando. No, da qui bisogna camminare ancora molto. Oggi lo troveremo, eh? Forza, vediamo se lo troverete. Prima tirate fuori la terra. Cosa vuol dire guajar? Vuol dire trovare il guajo, trovare il tesoro. Oh! Bisogna stare attenti sempre alla testa. Quindi tra minatori si dice un guajarse, diventare ricchi. Ed è il sogno un po' di tutti quanti. Che è la speranza e l'augurio che si danno da ognuno di loro all'inizio di ogni turno. Vediamo come scomparti in questa avventura. Se non avessi il casco a quest'ora. Andiamo, sarà lunga, eh? Questo tunnel è lungo chilometri. Guacheras, lavorando. Buon pomeriggio. Com'è andata? Com'è andata? Molto bene, molto bene. Lavoriamo duro per arricchirci. Ci sono anche tante donne dentro le miniere. Non è assolutamente un lavoro solo maschile. Anzi, le donne dice che abbiano molta più pazienza. Quanto è difficile parlarvi così, ma proverò a raccontarvi proverò a raccontarvi questa avventura al meglio che posso. Ovviamente tutte queste impalcature sono state fatte per sorreggere questo tunnel che non sempre è sicuro. Se a un certo punto qualcuno dovesse spaventarsi, soffre di claustrofobia o si sente male, deve dircelo subito. Così possiamo intervenire, aiutarlo a uscire e fare tutto il possibile. Ogni volta che ti connetti senza protezione, non sei solo. Gli hacker sono lì, invisibili, pronti a intercettare ogni tuo dato. Password, informazioni bancarie, cronologia di navigazione. E non serve neanche essere un bersaglio specifico. Un click sbagliato, un sito truffa, una connessione non sicura e diventi subito un facile bersaglio. Con NordVPN invece la tua connessione diventa protetta. Immaginatevelo come uno scudo digitale che cripta i tuoi dati, nasconde il tuo IP e rende la tua connessione invisibile. Infatti riesce a bloccare virus, pagine web pericolose e persino quei siti di shopping fraudolenti che cercano di ingannarti e rubarti i tuoi dati bancari. Non essere il prossimo bersaglio. Clicca sul link in descrizione per ottenere 4 mesi extra sul piano biennale e 30 giorni di soddisfatti o rimborsati. Proteggi i tuoi dati con NordVPN. Ormai da circa mezz'ora che camminiamo così acconciati e questa probabilmente è la cosa più difficile. Ormai non ci riusciamo più neanche più a
a stendere, a stirare e la schiena comincia a fare un po' male. Però proseguiamo. Siamo neanche a metà. Adesso inizia la parte più difficile, molto stretta, molto bassa, dobbiamo accovacciarci ancora di più. E manca ancora una mezz'oretta, così. Andiamo. Tutti questi tubi sono i tubi dell'aria che portano dentro ovviamente aria fresca per i minatori. E poi ci sono i tubi, i fili dell'elettricità che servono per far esplodere la dinamite. Qui il fronte di scavo è come un formicaio. In questo momento ci sono diversi ingressi e uscite che portano fino al punto in cui stiamo scavando. Però dobbiamo salire da quest'altro lato, perché da qui non è possibile. Lì sopra no, è troppo caldo. Impossibile passare. Lo fate esplodere da lì o da lì? Lì. E noi rimaniamo qui, giusto? Da questa parte, qui. Sì, qui. German, devono ancora sistemarsi. E quindi appena lo colleghi esplode? Immediatamente, sì. Oh, raga, tenete la bocca aperta perché sennò vi fa male alle mascelle. Vai, vai. Fuoco! 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 Wow! Che onda d'urto che si sente! Andiamo dall'altra parte, vai a tappare l'altra. Cosa succede adesso? Hanno appena fatto detonare questa parte della miniera. Per fare detonare un'altra parte devono tirare il filo elettrico per creare un cortocircuito dall'altra parte e far esplodere anche quell'altro corridoio. Seguiamoli, dai. Fatto, è pronto per esplodere. Perfetto. Ora! Quando esce il fumo andiamo. Volete dell'acqua? No, stiamo bene. Sì? Ne hai più bisogno tu sicuramente. No, non importa. No, tranquillo, adesso Sì. la andiamo a prendere, grazie. Grazie. Se la volete non fatevi problemi. Molto gentile, grazie. Bene. Mi sono infilato qui e ogni giorno che passa la voglia di andarmene aumenta. Ma rimane la speranza per il domani, il giorno dopo, quello dopo e quello ancora dopo. E prima che me ne accorga è già passato un anno. Hai trovato qualcosa? Nulla. In un anno ho guadagnato 257 euro. Nulla di più. Ho guadagnato 257 euro. Ma continui perché sei sicuro che un giorno... La speranza è quella. Magari. Non sai mai quando potresti... Trovare il tesoro. Trovare il tesoro. Cosa vorrebbe dire per te trovare il tesoro? Trovare uno smeraldo. Significherebbe guadagnare bene, migliorare la qualità della vita. È questo che tutti sperano qui. Però è dura, eh? Sì, e qui è ancora facile, io lavoro qui. Non è così male, qui c'è ancora un po' di fresco. Perché uno pensa, se lo trovo, cambio vita completamente, però... Non dovresti più ammazzarti di lavoro. Con un'entrata sicura potresti rallentare, vivere con più calma. È quello che tutti sognano, almeno io lo sogno. Capisci? Qui ci sono persone che scavano da mesi e non hanno guadagnato nemmeno abbastanza per comprarsi il sapone. Questo è il lato amaro della miniera. Ogni giorno si spera, si prega, si chiede a Dio di trovare anche solo una piccola pietra preziosa che possa cambiare completamente la vita. È questo che si sogna qui sotto. Grazie. Grazie. Non sapevo neanche dove stiamo andando. Abbiamo la telecamera appannatissima. Adesso sì che stiamo veramente scendendo nelle viscere della terra. Ok, credo che ci siamo. Fa più caldo di qui, eh? Sì. Dove siamo adesso? Ci troviamo nel primo livello di lavoro. Siamo arrivati per di là e siamo scesi al primo livello. Dobbiamo scendere a un livello più basso. Quindi fa un po' caldo, ma tutto bene. È diverso dalla prima parte del tunnel qui.
Proprio non si respira. Manca l'aria. È dura. È dura, è dura. Scendiamo per la galleria e andiamo al fronte di produzione a rompere il filone. Poi raccogliamo un po' di terra, la trasportiamo e la laviamo, così viene fuori lo smeraldo. Ok? Però dobbiamo scendere di più. Sì, per una piccola galleria di 3 metri. Poi andiamo al fronte e vediamo. Va bene. Qui sotto la temperatura supera i 40 gradi e l'umidità sfiora il 95%. L'aria è pesante, la ventilazione è quasi inesistente. E ogni metro in più vuol dire meno ossigeno. Il corpo si consuma in fretta. Il buio ti confonde e se non calcoli bene le energie, non torni indietro. Infatti la frana non è l'unico pericolo. Qui si muore anche così, restando troppo a lungo, accecati da quella speranza di trovare qualcosa. Non so se sentite il rumore del vento dei condotti dell'aria. I ragazzi mi hanno consigliato di prendere un po' di aria fresca prima di scendere giù in questo buco molto molto stretto. C'è tantissima gente, non mi aspettavo così tanta gente. Ci saranno centinaia di persone sottoterra, come se ci fosse un'altra città, la città in fermento alla ricerca degli smeraldi. E noi oggi ne facciamo parte. Guarda, lì potrebbe esserci uno smeraldo. Si può procedere ancora. Se continuiamo potrebbero saltare fuori degli smeraldi qui. Proprio qui. Entriamo. Si accede entrando all'incontrario. Così è più facile. Va bene. Si appoggiano le mani. Si comincia a fare sul serio. Andiamo. Vieni. Sì, vieni. È come se stessi toccando il cuore della miniera. Caldissimo. Vado giù. Ok, andiamo. Ti appoggi qui? Sì, e poi? E continua verso di là. Sì. Che emozione. È come se fossimo veramente nel cuore pulsante, fa più caldo. La terra è calda, come se fosse viva. E qui c'è la possibilità più alta di trovare smeraldi, giusto? Sì. Ci vuole un po' più di coraggio, di sforzo fisico, però qui si potrebbe trovare, giusto? Questo è verdognolo. Non illuminare. No, ma qui non c'è nulla. Guarda qui. Quanto potete resistere qui sotto? Guarda, fallo filmare. Qui c'è del verde, guarda. Smeraldo? Verde smeraldo. Ah, lo vedo. Qui, non illuminare direttamente. Sì, lo vedo. Questo è uno smeraldo. Lo vedo. Vuol dire che lì c'è. Sì. C'è la probabilità, è probabile. Come ci si sente a stare qui, ragazzi? Si sente... La sensazione è quella sì, di poter trovare qualcosa che ti cambi la vita, che ti faccia uscire dalla povertà. La nostra ambizione è quella, trovare il tesoro, arricchirci per vivere meglio, per dare un futuro diverso alle nostre famiglie. Questo, la speranza di trovare il tesoro. E non mi sentite come se steste nel cuore della terra adesso? Vi trovate dove tutto è iniziato? Sì. È qualcosa di preistorico. Credo che i ragazzi siano più concentrati a cercare gli smeraldi che a pensare a un concetto più filosofico, però è ciò che sento, ciò che si sente qui. Ho un pezzettino. Lascia, guarda qui. Smeraldo. Posso? Sì. Vedete? Questo è un pezzo di smeraldo, segnale. Non si vede bene, ma segnale che qua sono delle vene di smeraldo. Non c'è un filo. Volete prendere aria? State bene? Sì, per me va bene. Sì, per me va bene. Anche la mano.
Wow. Che esperienza. Non so se mi avete sentito. È come se fossi rinato adesso. L'acqua. Mettigli l'acqua lì e l'aria lì. Bellissimo. Bellissimo, chicos. Grazie mille. No, pensano che io stia svenendo, però sto bene, sono solo emozionato. Sono solo emozionato, però sto bene. Ok. No, sto bene. Grazie ragazzi. Grazie. E so che per voi questo è un lavoro, non è divertimento, però per me è stato qualcosa di speciale e voglio davvero, davvero ringraziarvi davanti a tutti perché mi avete permesso di scendere con voi e fare qualcosa di duro e ve ne sono grato perché non lo dimenticherò mai. Siete benvenuti. Mostriamo un pochino del nostro lavoro al mondo intero. Grazie. Per far vedere che non è facile trasformare quella pietra preziosa in un gioiello. C'è sempre un sacrificio dietro. E si può dire che questa roba è adrenalinica? Sì. Questo è adrenalinico. Questa è adrenalina. Pura, quotidiana, pura. Ve lo posso assicurare. Sì. Entri e non sai se uscirai di nuovo fuori vivo. Esci alla mattina, saluti i tuoi figli e tua moglie, ma non sai se ritornerai. Perché qui sono successe tantissime cose, tantissime tragedie intorno a queste miniere. Quindi qui l'adrenalina è sempre al 100%. E come ha detto il mio compagno, abbiamo la speranza di estrarre quella pietra così preziosa per il mondo, per intere nazioni. E ragazzi, se vi chiedessi adesso che cos'è per voi la felicità, voi cosa mi rispondereste? È un filone pieno di smeraldi. L'emozione che si prova, la sensazione unica di poterli raccogliere, estrarli dalla madre terra e tenerli in mano è una sensazione unica. E chi è la prima persona a cui pensi quando trovi la pietra? Prima la famiglia. La famiglia, vero? La famiglia, pensi subito alla famiglia. Perché tutto questo sacrificio, per chi lo fa in fondo? Per la famiglia, per il benestare della famiglia. Se oggi trovassimo qualcosa, vorrei solo che ognuno di noi potesse portare un po' di pane a casa. E che nessuno rimanga indietro, vero? Sì, perché questo è un gruppo. Siamo una sola cosa, praticamente. Se succede qualcosa a uno di noi, per noi è come perdere un familiare. Perché ci sosteniamo ogni giorno, ci teniamo in piedi l'uno con l'altro. E se dovesse accadere una tragedia, la sentiremmo tutti, come se fosse successa a noi. E tu lo sai Sì. bene perché io prima sono scivolato. Mi sono scivolato. E lui mi ha preso al volo. Adesso non so come la faccia, se ce l'ho graffiata. Mi ha preso al volo la faccia per non farmi cadere. E mi hai salvato la vita. Sì. Grazie mille. Di niente. Non lo so. So solo che sono felicissimo. Queste esperienze veramente mi fanno sentire così vivo. E voi lo sapete. Voi due che viaggiate con me, lo sapete come ci si sente. Però adesso dobbiamo uscire. Adesso ci vuole un po' di... E dobbiamo conservare ancora un po' di fiato perché Sì. è ancora lunga, Sì. Andiamo. Andiamo di qua. Andiamo, dai. Sono passate 7 ore e già sento il corpo cedere. Eppure per loro è solo un giorno come tanti. Sempre qui sotto, ma insieme, uniti. In pratica qui sotto c'è un fronte di scavo e c'è una terra dove sembra esserci un piccolo riflesso di smeraldo. Quindi la gente viene qui e le danno un po' di terra per trasportarla fuori e lavarla. E quindi questo è illegale o legale? Davanti alla legge siamo illegali. Anche tu? Sì, tutti noi che siamo qui siamo illegali in teoria. Illegali nelle nostre stesse terre, che è illogico. Noi però non siamo illegali, sai perché? Perché prima che arrivassero le multinazionali e tutti gli altri, noi eravamo già qui a lavorare. Chiaro. Quindi siamo nel nostro territorio. Noi siamo qui da... è un lavoro di decenni, millenni. È come se fosse un vostro diritto. Sì, è un nostro diritto, è la nostra terra. Perché è una tradizione che portiamo avanti da... E dai tempi degli indigeni, sì, no? Dagli indigeni. Tutte queste gallerie le abbiamo fatte noi. I vostri genitori, i bisnonni. I nostri nonni. Non è che una multinazionale è arrivata qui a scavare, no. Sono tutte gallerie che le multinazionali hanno trovato al loro arrivo, ma sono state costruite con le nostre mani. I tuoi genitori erano guacheros? Sì, ovvio. I miei genitori erano guacheros. Ed è una storia comune qui? Come tutti loro, anche i loro genitori. Davvero? Sì, certo. Questa è una tradizione, capisci?
E tuo padre te lo ha tramandato a te? Sì, e così via. Wow, Sì. meraviglioso. Sì. Ogni fine turno diventa un rito. Si risale in fila, ognuno con il proprio carretto pieno della terra in cui si spera che la montagna abbia lasciato qualcosa. E una volta fuori da qui, si vedrà. Che calore. Sembra un trucco di magia. Voilà. E hanno proprio ragione i guacheros quando dicono che lo smeraldo non si trova. Lo smeraldo si conquista. E anche se non lo trovassimo oggi in questo nostro carico, abbiamo capito quanto sforzo, quanto sacrificio, quanta fatica e quanto coraggio mettono queste persone nel cercare una pietra che gli potrebbe cambiare la vita. Vedo l'uscita. Siamo quasi, gli ultimi 100 metri. No, all'ultimo no. Ce l'abbiamo fatta! Grande Jonathan! Grazie mille! Ce l'abbiamo fatta! Non sappiamo ancora se e cosa abbiamo trovato, ma poco importa, almeno per noi. Adesso vediamo cosa hanno trovato i ragazzi. Dovrebbe brillare se lo troviamo. Però è difficile. Qui c'è un altro pezzettino. Vale qualcosa? No. Questo cos'è? Di lì c'è qualcosa di verde. E dopo tutte queste ore di lavoro, ecco quello che abbiamo trovato. Schegge di smeraldo, non valgono assolutamente nulla, ma poco importa, perché è stata come sempre una grandissima avventura alla ricerca della formula della felicità. E oggi abbiamo imparato qualcosa in più. Ce ne stavamo andando, avevo già fatto la chiusa di questo reportage. E i ragazzi hanno trovato uno smeraldo vero, guardate. Meraviglioso. Non è grande, non è perfetto, ma quel minuscolo frammento verde è come uno specchio. Ci vedi dentro tutto quello che desideri. Ricchezza, riscatto, fortuna. Ma se guardi meglio, ci vedi solo te stesso. Le tue paure, i tuoi sogni, quello che cerchi, anche se non sai dargli un nome. E forse mi viene da pensare che dovremmo cercare la felicità allo stesso modo. Non come un premio da conquistare, ma come uno specchio da attraversare. Un processo, un viaggio, un'occasione per guardarsi davvero. Perché alla fine la felicità non è quello che trovi, ma è quello che scopri di te mentre continui a cercarla. Lo abbiamo trovato! Guarda che bello. Wow! Yeah. Oh.